Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale Makodov. Non fate caso alla luce un po' crepuscolare, l'occhio un po' cadente, questo vi fa capire un po' il periodo estivo in cui ci troviamo, dove c'è la cosiddetta pennica pomeridiana. L'utilizzo dei volti orientali nel cinema occidentale è sempre stato accompagnato un po' dallo stereotipo e spesso dalla mescolanza delle varie etnie, magari senza rispetto. Per esempio c'era bisogno di un giapponese, ma avevano disponibile un cinese, usavano il cinese che si spacciava per giapponese e via dicendo. Fuck you. Quindi la vita professionale di una personalità orientale nel cinema occidentale è sempre stata abbastanza travagliata e soprattutto legata allo stereotipo. Sakini by name, interpreter by profession. Stereotipo, macchietta, dipendeva un po' dalle situazioni che gli attori, i direttori del casting si trovavano in qualche modo a regolare di conseguenza a seconda delle situazioni. Ci sono comunque dei volti iconici che si sono distinti in questo profluvio di attori orientali, soprattutto negli anni '80. Quindi vediamo insieme alcuni nomi che sono rimasti nella mente dello spettatore e soprattutto sono quelli più importanti. Vediamoli insieme. Ok, questo lo so, vai avanti. Il bambino d'oro, Grosso guai a Chinatown, L'anno del dragone sono i tre film anni '80 che contengono per ragioni di copione più caratteristiche orientali di sempre e Victor Wong ha avuto la fortuna di partecipare a tutti e tre questi film. Dopo aver preso parte anche all'Ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, ebbe l'opportunità di partecipare al film Tre ragazzi ninja, che ebbe un discreto successo originando altri tre sequel, dove Victor Wong riprese sempre il ruolo del nonno dei protagonisti. Oddio! Oh signora, mi scusi, dovevo farlo io che sono l'uomo. Oddio! Se parliamo di un attore orientale che si conosce anche nel cinema italiano, Hal Yamaguchi è senz'altro il più riconoscibile, come recita la sua biografia: attore, ballerino, mimo, doppiatore, coreografo, stuntman giapponese e naturalizzato italiano. Praticamente sa fa tutto questo. Chi non lo ricorda nel grande 7 kg in 7 giorni di Luca Verdone, diretto dal fratello di Carlo, come tuttofare della clinica che viene umiliato puntualmente dal dottor Baracchi. Vedici. Professor Iovine, subito col gatto, dai. Porta il gatto dal professor Iovine. Iovine! Di corsa, Dai, su. dai. Ma i cinesi sono tutti così stronzi. L'hai scelto te, l'hai scelto. No, mi è stato raccomandato. Raccomandato. Dal ministero. Ma anche nel doppiaggio è una voce molto riconoscibile, anche grazie alla voce per gli spot della Suzuki, o come voce principale di Ken Watanabe. Ma probabilmente uno dei suoi ruoli più incredibili e paradossali è aver interpretato il cattivo di The Wolverine. Chissà che aggancio magico avrà avuto per ottenere quella parte, probabilmente sempre grazie al ministero. Altro volto riconoscibilissimo del cinema anni '80, la sua filmografia è pazzesca e va da titoli iconici come Die Hard, Action Jackson, Double Dragon, Arma Letale, e passando chiaramente anche per il fondamentale Grosso guai a Chinatown. Ormai chi non l'ha fatto? È stato un volto talmente riconoscibile che ha anche un documentario a lui dedicato, che parla, guarda un po', proprio della sua vita. Nato ad Hong Kong, studiò nell'Opera di Pechino per poi emigrare a Los Angeles, dove continuò gli studi di recitazione prima di essere notato da un altro grande volto orientale del cinema occidentale, Mako, pseudonimo di Makoto Iwamatsu, che probabilmente ricorderete in Conan il Barbaro o in uno dei primi fiaschi americani di Jackie Chan, Chi tocca il giallo muore, di Big Brawl. Fu proprio lui a segnalare John Lone per uno dei suoi primi ruoli della sua carriera. John continuò a militare in grandi produzioni, ma probabilmente il ruolo più importante, che gli valse anche una nomination al Golden Globe, fu il ruolo in L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, nonché il cattivo principale dell'Anno del dragone, il grandissimo film di Michael Cimino. Statunitense di origine giapponese, ha una filmografia anche lui impressionante con partecipazioni a TV e film molto conosciuti. Ha iniziato in serie iconiche come Kung Fu, MASH, Magnum P.I., Star Trek, passando poi al cinema con vari film, tra cui Scusi dov'è il West, L'ultima sfida, Dragon, la storia di Bruce Lee, Hot Shot 2, Nel centro del mirino, Sollevante e molti altri. Ma anche una predilezione per i film abbastanza sopra le righe, come il trashissimo film per la TV del '78 su Doctor Strange, per il quale
interpretava Wong, l'aiutante, passando per Il cane e il poliziotto con Chuck Norris, fino ad anni più recenti con il primo indimenticabile American Pie. The whole idea was to whatever it took to be a working actor, and at that time in '71 there was no idea of Asian Pacific Islander peoples. It was Oriental, and the opportunities were very small. We'll pretend this is a microphone. Ok. This is a nightclub scene, right? This is the kind of microphone you get on the Playboy clubs. Stiamo parlando di volti riconoscibili e chiaramente non posso non menzionare una delle facce più iconiche degli anni '80. Probabilmente Karate Kid non impressionava un ragazzino come il sottoscritto, che già in quegli anni guardava l'azione del cinema di Hong Kong come un punto di riferimento, ma Karate Kid è comunque un titolo che ha fatto storia e che conoscono ormai anche i sassi. Hey, look, I got real mats and everything. It's gonna be just like the real thing, you know? Where's Mr. Takahashi? Must be around here somewhere. Welcome, students. You're teaching the class? Sure, I figure you want to learn how to fight, I teach you to fall. Same time I make a buck. Morita fu il primo nippo-statunitense ad imporsi nello spettacolo. Il suo primo ruolo più importante fu quello di Arnold nelle prime 3 stagioni di Happy Days, per poi ottenere il ruolo del maestro Miyagi in Karate Kid nel 1985, per il quale fu anche candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista. Eccoci, allora spero che il video vi sia piaciuto. Se ciò fosse, lasciate un like e iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto. Se avete dei nomi di altre caratteristiche, magari vale la pena parlarne, ne possiamo discutere nella sezione commenti qui in basso. Io vi lascio nella descrizione del video anche i miei riferimenti social, in particolare di Instagram, se ci vogliamo sentire anche da quelle parti. E quindi ci vediamo al prossimo video, io ritorno a dormire. Ciao ciao, buona estate.